ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Lo so, ci state dando dentro, ci state dando durissimo o malleabilissimo, insomma. Ragazze mie, ragazzi, grazie, mi avete inondato d'amore in questa settimana, d'amore, di riconoscenza, non lo so, ragazze e ragazzi. Allora, è il lavoro che state facendo che vi fa realizzare tutto quello che state realizzando. Io vi passo tutto quello che evolvo, che imparo. Stiamo crescendo insieme, siamo cresciuti insieme e come vedete la nostra forza, la nostra famiglia si fa sempre più micidiale ed è bellissimo, è bellissimo. Grazie. Do il benvenuto alle tantissime ragazze nuove, la maggior parte delle quali sono arrivate al mio canale attraverso l'arte sciamanica, yoga sciamanico, e non sono proprio avvezze ai tarocchi. Allora, i tarocchi sono stati il mio primo amore, che non si scorda mai. E quindi i tarocchi, io da sempre ho cercato di ridare ai tarocchi il lustro che avevano perso. E siccome ogni cosa che esiste è lo specchio della società, allora noi stiamo qua rifondando le fondamenta di una società oscura in cui ci troviamo, il Kali Yuga, di una cultura oscura. I tarocchi leggono proprio il potenziale umano, karmico e dharmico, quindi sono perfetti per leggere il karma che tu hai, siccome il tempo non esiste, quindi quel karma lì è fisso finché non lo risolvi, no? E quindi attraverso i tarocchi noi facciamo un'evoluzione straordinaria, vediamo la narrazione che la nostra anima mette in scena sulla vita vivendo, come direbbe il grande James Silvan, padre della psicologia archetipica, e andiamo incontro alla realizzazione del nostro obiettivo supremo, che è quello di sciogliere paure, resistenze, attaccamenti e ritrovare, come nel mito di Amore Psi ci insegna, amore, il Dio amore, che è la libertà assoluta dalle proprie stesse resistenze, no? Cioè dal karma. E quindi, ragazzi miei, ragazzi, benvenuti nella nostra famiglia, diventiamo sempre più enormi, bellissimo, bellissimo, e io vi ringrazio perché siamo tutti insieme il motore della nuova umanità. Ho letto qualche mail, ma si sono accumulate su altre, e un po' di pazienza, ragazze mie, soprattutto per le decine e decine di consulenze che mi state chiedendo. Allora, io sul canale metto tutti i percorsi di studio, il percorso di studio sciamanico, che fa parte della nostra scuola, che è quello della realizzazione di ogni tuo obiettivo. Lo sapete bene, soprattutto le ragazze nuove che sono arrivate tramite lo yoga sciamanico. E allora io mi auguro sempre che quando mi chiedete una consulenza state studiando, perché il senso è proprio questo, praticando soprattutto, praticando, perché quando coinvolgiamo corpo e esperienza visionaria, quindi nello yoga sciamanico l'esperienza madre e l'esperienza corporea, energetica, l'esperienza figlio e l'esperienza visionaria, quando le uniamo insieme queste cose diventa una bomba esplosiva. Quindi studiate, praticate soprattutto, ragazze mie, i rituali sono fondamentali, i mudra e le posizioni delle mani, perché l'anima parla con i simboli, l'anima parla con i simboli, e quindi tu puoi accedere al linguaggio dell'anima parlandole con i simboli e attivare le memorie, i mantra, le formule psichiche con le posizioni che facciamo, no? Ecco, lo sapete bene, soprattutto voi dello yoga sciamanico, ragazzi miei, ragazzi, ma che bella questa cosa, comunque mi fa impazzire. Allora, e questo, che cos'altro vi volevo dire? Sì, un po' di pazienza, ragazzi miei, ragazzi, vi leggerò tutte, come sapete. Vi volevo dire una cosa, siccome si sono accumulate email su email, poi ho trovato non so quante mail nello spam, cioè si è aperto il mondo e ho chiuso un attimo. No, Francesco, respira, poi apri dopo. Allora, se non vi rispondo entro 2 mesi e mezzo, rimandatemi la mail, va bene? Entro 2 mesi e mezzo rimandatemi la mail, come altre nostre sorelle hanno fatto, che hanno capito che mi ero impantanata, perché ne arrivano tantissime, tantissime, ed è stupendo, è bellissimo quando mi raccontate le vostre storie e state già sciamanizzando, perché la narrazione è sciamanica, no? E quindi grazie, stiamo preparando grandi lavori. Questo è un canale improntato al risveglio della coscienza, e quindi siccome il nostro ego e la nostra mente è dura con noi siamo duri con il nostro ego, cioè, e qui noi soprattutto, la prima cosa da fare è il giudizio,
Chiunque giudica, chiunque critica, e quel giudizio gli ritorna addosso. E quindi perché sta giudicando se stesso. E quindi siamo improntati alla consapevolezza in questo canale affinché possiamo smettere di elaborare o di far uscire dalla nostra bocca qualsiasi tipo di giudizio, perché ci si rivolta contro, sempre. È una sorta di maledizione il giudizio, ok? Tu lo fai e ti ritorni indietro 7 volte, è così. Era quelle le prime forme di maledizione, cioè il giudizio stesso. Maledizione, dire male, il giudizio dice male, ok? Quindi quando vedete le cose dagli occhi dell'anima, come centinaia di voi stanno già facendo, non esiste più il giudizio, c'è il discernimento che è un'ottava sopra, no? Le cose per il divino sono tutte perfette. Quando è vero A è vero anche B. Quando è vero A invece per la mente non può essere vero B. E quindi noi ci stiamo lavorando per andare su. Quindi grazie ragazze mie e ragazzi, e partiamo subito. Allora, abbiamo la luna piena comunque il 10 luglio, in Capricorno, è potente sta luna piena, eh? Sento già cose, vabbè, ok, vediamo intanto cosa esce, comprensivo della luna piena. Abbiamo i tarocconi oggi perché voglio mettere 7 carte, quindi entrerà nel video. Quando poi prenderemo uno studio televisivo ci metteremo una telecamerona enorme. Allora, abbiamo 2 tarocconi, la prima variante e la seconda variante dal 7 al 13 luglio, le potete sentire anche entrambe come una variante unica, come spesso tantissimi di voi fanno. Altrimenti sotto all'info box in descrizione c'è la timeline di ogni mazzo, cliccate su uno, cliccate su due, ok, avete capito. E poi sul segno zodiacale vostro per il mese di luglio ci sono tutte le pratiche, le formule psichiche e i rituali io ti suggerisco, poi fai come senti, di intensificare in questi giorni di luna piena, ok? Perché ci sono portali aperti grossi. Vai sulla playlist luglio segni zodiacali e vedi il tuo segno, ok? Magari fatevi pure il rito dell'ascendente vostro, va bene? Vabbè, ognuna di voi sentirà come fare, io vi do le indicazioni. Allora, prima variante, seconda variante, oggi sai che facciamo ragazze mie? Facciamo a questo modo, la facciamo diversa anche dall'altra volta, metteremo l'energia dominante della settimana, cioè qual è il grande tema della settimana, quale archetipo si attiva, poi dove devi mettere l'energia, cosa fare praticamente, le azioni consigliate, dove investire il tuo tempo e il tuo cuore, poi andiamo a mettere cosa evitare o lasciare andare, cioè quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare, insomma. Poi andiamo a vedere l'aiuto visibile, persone, situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile in questa settimana. Poi andremo a mettere un aiuto invisibile che è spirituale, interiore, la risorsa dell'anima o sincronicità che ti sostiene. Poi andiamo a mettere l'ombra da integrare, cosa guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare, e poi il potenziale compimento, il risultato della settimana, come si potrà chiudere la settimana, che frutto maturerà, ok? Facciamo bella, incisiva, pratica, pragmatica, risolutiva e sciamanica. Ok, allora, prima variante, seconda variante. E partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo come le battono, come al solito. Vediamo. Ci riusciamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, o anche della prima variante, la settimana che va dal 7 al 13 luglio, col bene che ti voglio, lo sai non finirà, la, come faceva la canzone. Allora, ok, basta, altrimenti mi l'artrosi alle mani. Allora, energia dominante della settimana, qual è il grande tema?
Dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Poi, cosa evitare o lasciare andare? Poi, un aiuto visibile, le persone o le situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà e sarà utile? Poi, un aiuto invisibile, spirituale, interiore, risorsa dell'animo, sincronicità che ti sostiene. Qual era questa? Sì, ok, adesso vediamo quale ombra integrare o guardare in faccia. E poi il potenziale compimento e risultato della settimana. Come si potrà chiudere la settimana, che frutto maturerà. Ragazzi miei ragazzi, allora, prepariamoci col nostro soffio sciamanico, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà in questa settimana? Allora, andiamo a vedere. Energia dominante, l'archetipo. Il 9 di denari. Ah, bellissima carta. Guarda, l'archetipo in questa settimana, quello su cui si concentra tutto, è dedicato alla cura del tuo spazio personale e del tuo valore, direi. Questa carta ti dice, fai fiorire ciò che hai già costruito, goditi il frutto del tuo impegno, migliora la tua casa, il tuo corpo, la tua immagine. Praticamente mi viene in mente di quando mi faccio la maschera ai capelli, ok? Come se ti dicesse questa carta, prenditi un angolo della casa, coccolati con un trattamento, una maschera al viso, magari all'argilla, metto argilla ovunque io, in faccia, nei denti, nelle orecchie, argilla verde ventilata, e i miei studi in naturopatia. Prima ci provai a mettermi pure la terra, vabbè, ne parliamo, facciamo certi esperimenti assurdi, bellissimi però. Allora, ti stavo dicendo, coccolati col 9 di denari qua come energia dominante della settimana. Qual è il grande tema, no? Quale archetipo si attiva? Coccolati. Fai anche magari degli acquisti mirati che ti facciano sentire, non lo so, regale, ok? Io quando mi compro l'argilla verde ventilata mi sento una regina. Così. O il burro di karité che è uno spalmo anche nelle narici, ovunque. Questo è l'archetipo di questa settimana. Andiamo a vedere adesso dove mettere la tua energia in questa settimana. Ah, qua abbiamo l'eremita che si chiama qui la gratitudine del devoto, una profonda devozione verso la tua interiorità. Il focus non è sul fuori, in questa settimana, sul fuori. Dove mettere l'energia in questa settimana ci dicono sul dentro. È necessario che ti prendi tempo per te, per riflettere, per studiare, per meditare. Cioè, questa carta mi dice dove mettere l'attenzione in questa settimana, non inseguire risposte esterne. Quindi, pratica concreta, cammina da sola o da solo, nella natura, legge un testo che nutra la tua anima. Vi ho messo tanti testi sul canale, no? Soprattutto l'ultimo discorso alla luna, che è stato un'iniziazione bomba per me, una botta in testa, vabbè, di Selene. Quindi l'energia, dove mettere l'energia è questo. Meditate, ragazze e miei ragazzi, ci sono tante pratiche sul canale, questa è la settimana giusta. Guardate che vi ho detto all'inizio del video con la luna piena, intensificate le pratiche, infatti l'eremita sull'energia, dove mettere l'energia, appunto. Ok, vediamo qual è, cosa devi evitare in questa settimana, cioè cosa devi lasciare andare, quale strada non devi percorrere, quali zavorre lasciare. E non ti devi arrabbiare. Cavaliere di spade. Allora, il Cavaliere di Spade mi dice che in questa settimana evita l'impulsività e le battaglie verbali. Non buttarti in discussioni o azioni frettolose che potrebbero ritorcersi contro. Ok?
Praticamente, in pratica, se qualcosa ti fa arrabbiare, respira, aspetta un giorno prima di rispondere. Va bene, guarda l'eremita come si guarda questo suo bello 9 di denari, qua. Coltiva, curati, amati dentro, fuori. La regalità interna. E dietro abbiamo questo cavaliere di spade che è tipo una zanzara, no? Ma voi che rapporto avete con le zanzare, no? Perché... vabbè, non ne parliamo. Non ne parliamo, ok. Ecco, sembra una zanzara qua dietro, ok? Vabbè, sì, non devi arrabbiarti in questa settimana. Respira, qua abbiamo l'eremita, cosa fare e cosa non fare, va bene? Vediamo qual è l'aiuto visibile, cioè persone o situazioni che ti danno supporto concreto e che sarà utile. 4 di spade, ah sì. Guarda, l'aiuto arriva paradossalmente da una pausa, da una meditazione, da un rallentamento. Oppure una persona che ti dice di prenderti una pausa, ti invita a prenderti una pausa. In pratica, cosa vuol dire questa carta in questa settimana? Concediti più sonno, una giornata offline, spegni tutto. Oppure un massaggio rilassante. A meno, se nel centro hanno un condizionatore che fa meno 20 gradi, qua al sud si sta veramente, non lo so, morendo. Io mi sto alleando con lo spirito del fuoco. È l'unica soluzione. Sì, questo io volevo dire. Meno male che c'è stata sta carta che me l'ha detto, che me l'ha fatto venire in mente. Siccome tutto è spirito, anche il caldo, il calore, no? Quando io provo molto caldo e giù al sud, guarda, veramente l'altro giorno, ragazzi miei, si è sfiorato i 43 gradi. E c'è qualcosa veramente di invalidante. Allora, che cosa ho fatto? Dovevo andare a comprare gli ortaggi. Non riuscivo a uscire di casa. Ho detto, Dio, ma c'è... come si chiama? Quando andai in America andai in un posto che si chiamava Fornace Creek. E già, tutto un programma. E c'erano 54 gradi, ragazzi miei. Cioè, la macchina segnava 54 gradi. Era, non lo so, invalidante. Sarà stato rotto la cosa della macchina, ma non penso. Era proprio qualcosa di fulminante. Vabbè. Mi sono alleata con lo spirito del calore, del fuoco. Maestro, spirito del fuoco, spirito del calore, ho fede in te, dammi la tua forza, la tua resilienza. Insomma, sono andata a comprare le verdure e non ho sudato. Non mi sono devastata sotto al sole, perché poi erano le 5, una cosa micidiale. Ecco, quindi ritornando a noi col 4 di spade, qua mi sta dicendo concediti più sonno o un massaggio rilassante. Va bene? Vediamo qual è adesso l'aiuto invisibile per te in questa settimana. Il Papa, eh sì, guarda che c'hai una guida spirituale forte, eh? Allora, l'aiuto invisibile è una guida spirituale, è il tuo sposo celeste, il spirito guida, amante mistico. Allora, questa è la guida che c'hai, che ti invita a fare questo, no? In questa settimana. Poi ci sono dei canali sottili o una persona più saggia che può essere anche un mentore o qualcuno che stimi molto anche a livello spirituale che ti dà dei suggerimenti. Quando tu stimi una persona molto e ti dà un suggerimento, tu lo fai e trovi beneficio, ok? Quindi questa carta mi dice di cercare un confronto con un mentore o con qualcuno che stimi molto. Oppure chiedi direttamente al tuo spirito guida, mostrami la via e abbi fede in quello, come ho fatto io con lo spirito del fuoco per andare a fare la spesa, del calore. Ok? Ok, vediamo adesso qual è l'ombra da integrare, cioè cos'è che devi guardare in faccia in questa settimana, quale paura, ferita o schema superare. Hai paura di sognare? Qua c'è la stella. Questa carta mi dice che, passami il termine, hai paura di sperare troppo. Sai che la parola sperare a me non mi piace, perché indica l'attaccamento al risultato. Hai paura
la stella è la speranza intesa come fede, no? Cioè, hai paura di avere fede per rimanere delusa. Per non rimanere delusa. Cioè, hai paura di sperare troppo, di sognare in grande, di lasciarti brillare davvero. Allora ti dice questa carta, l'ombra da integrare è non temere la luce. Ma solo se guardi dentro lo puoi fare, eh? Sai che mi sta venendo in mente con questa carta? Proprio per debellare la mente. In questa settimana, oppure se ti va scrivimelo sotto, però se non è troppo, se non ti... ti sto chiedendo di scrivere un desiderio sfacciato che ti fa quasi vergognare per quanto è grande. Voglio diventare la regina Elisabetta, come la regina Elisabetta, ok? Perché lo faccio? Perché ti sto dicendo di farlo? Perché poi vedi che succede. Cioè la mente ti si dice, ma che stai dicendo? Ti dice, ok? Verba volant scripta manet, dice mia nonna. Però in principio fu il verbo, poi quando il verbo si fece carne, voglio dire, è un'altra cosa, però scrivi un desiderio sfacciato. Se ti va scrivilo anche sotto, cioè se ti va, se no scrivilo su un fogliettino questo desiderio sfacciato e brucialo alla luce della luna piena, con una candela, poi butti la cenere nella terra, non buttatela mai nel water, nella terra, in un fiume, nel lago, ok? Sì, questa è l'ombra da integrare. Vediamo adesso il potenziale compimento risultato della settimana, ok? E qua abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe. Il compimento della settimana sarà un'apertura del cuore. Allora, può arrivarti un messaggio dolce, una proposta sentimentale, oppure una tua stessa voglia di donare amore. In pratica, cosa ti dice questa carta? Puoi inviare tu un messaggio affettuoso a qualcuno, un'amica, un amico, una persona che ti interessa, invia tu un messaggio affettuoso, una dedica, oppure prepara qualcosa di bello per chi ami. Può essere un'amica, un amico, un padre, una madre, una cugina, una vicina di casa. Se ami la tua vicina di casa, io ho sempre avuto problemini con il mio vicino di casa, però può essere anche un atto psicomagico, no? Quindi il risultato finale di questa settimana è stupenda, è stupenda. In pratica cosa ti sta dicendo questa stesa? Una sintesi ultra pragmatica, no? Per andare proprio, che qua noi stiamo a praticare, empirismo radicale la spiritualità, fare l'esperienza. Ah, ti dice, cura te stessa e i tuoi spazi come un regno, cerca risposte dentro non fuori, non discutere, non affrettarti, riposa più del solito, accogli consigli saggi, non avere paura dei tuoi sogni. Fatemi mettere qua che c'è la signorina nuda, mi sono dimenticata. E non avere paura dei tuoi sogni, apriti all'amore in modo semplice e diretto. Ok? Apriti all'amore in modo semplice e diretto. È una bellissima stesa questa. È una bellissima stesa che mi sta parlando di un amore di te che determina poi all'esterno la stessa proiezione. Ok? Sì. È come se mi dicesse questa stesa, questa settimana tu, per dirla in poesia, no? L'anima capisce se noi li parliamo in poesia. I consigli pratici, pragmatici, quello che accade, te l'ho detto, adesso parliamo all'anima, che è quella che veramente fa accadere le cose. Allora, sai che il 9 di denari nei Rider White c'è una figura in un giardino, no? Mi sta venendo in mente quel giardino. Allora, tu sei la custode di quel giardino in questa settimana. Il 9 di denari qua ti invita a fermarti su quella soglia, a osservare ciò che già fiorisce, cioè i tuoi successi, le tue bellezze, i tuoi piccoli lussi quotidiani. Questa è una settimana per annusare il profumo dei tuoi stessi fiori, non per piantarne di nuovi in fretta. Così decidi di camminare lentamente tra i vialetti di ghiaia con la lanterna dell'eremita in mano. Qua non c'è bisogno di clamore, di luce al neon, no, la tua lanterna basta a illuminare ciò che davvero conta.
E mentre cammini in silenzio, capisci che la direzione è tutta dentro di te. Prenditi tempo, non farti trascinare in feste rumorose, mi dicono, non rincorrere 1000 impegni. Questa settimana il nutrimento più grande sarà una sera da sola, un libro, un taccuino su cui lasciar scorrere pensieri e sogni. Ma attenzione, in un angolo del giardino scalpita un giovane cavaliere con la spada sguainata. È impaziente, vuole correre, vuole discutere, vuole dire la sua a tutti i costi. Il cavaliere di spade ti mette alla prova, ti sfida a non farti prendere dall'istinto di rispondere subito, di discutere, di voler avere ragione. Lascia perdere le battaglie che non servono, o finirai col tagliare i tuoi stessi germogli. Il bello è che proprio in questa calma arriva un dono inatteso. Il 4 di spade porta un momento di pausa obbligata, un piccolo stop. Forse può essere un contrattempo, o forse solo un pomeriggio, che ne so, di stanchezza, che ti costringe a sdraiarti un po'. Ok, accoglilo come un alleato, non come un ostacolo. Il tuo corpo e la tua mente potranno veramente rigenerarsi grazie a questo autopotenziamento. E poi cosa succede? Che un'energia antica cammina accanto a te. È il Papa, vecchio saggio, la voce della tua anima superiore. Il Papa parlerà attraverso un consiglio ricevuto da una persona più matura, o anagraficamente o spiritualmente, o forse attraverso un sogno potente che ti sussurrerà: abbi fede, c'è un disegno più grande. Eppure in questo percorso, in questa settimana, scopri anche un'ombra, la stella. Non è un'ombra buia, ma piuttosto una timidezza luminosa. Ti accorgi che in fondo temi di brillare. C'è un desiderio dentro di te che ti fa quasi paura per quanto è grande, come se non ti sentissi degna o degno di farlo uscire allo scoperto. Questa settimana osserva questa timidezza, accarezza questa timidezza e dille: puoi restare qui con me mentre io faccio un passo verso la mia luce. Uketamo, uketamo. E alla fine del giardino, quasi sul limitare del sentiero, appare un nuovo cavaliere. Eccolo. Non ha la spada, ma porta un calice colmo di acqua viva. È il cavaliere di coppe. E rappresenta un messaggio del cuore. Potrebbe essere una persona che si va avanti con dolcezza, un invito, una dichiarazione o semplicemente un gesto tenero da parte di qualcuno. O potresti essere tu stessa o tu stesso a sentire il bisogno di mandare un messaggio, di mostrare il tuo lato più vulnerabile e sincero. Allora, quello che sta dicendo l'anima in questo momento è: cura ciò che è già tuo. Non temere di stare da sola o da solo con la tua lanterna. Non combattere battaglie inutili. Rallenta, riposa, accogli la saggezza. E quando la tua stella ti chiama a brillare, non tirarti indietro. L'amore, in qualsiasi forma arrivi, sarà il compimento meraviglioso in questa settimana. Wow, bellissimo, bellissimo, ragazze mie, ragazzi, è veramente bellissimo, bellissimo. Vediamo un oracolo.
Vediamo, mettiamoci questi, che non ce ne mettiamo da un po', forse, boh, non so per quanti video ho fatto, non mi ricordo. Vediamo. Creatura degli abissi, tuffarsi in un'attività. Allora, questo 9 di denari mi parla di attività e gli abissi mi parlano di inconscio, no? Mi dice che dove devi mettere l'attenzione ti verranno ispirazioni per qualcosa da fare, un'ispirazione creativa, tuffarsi in un'attività, qualcosa di questa natura. L'elaborazione in questa settimana, che si compie con l'amore, dato e ricevuto, mi parla di una tua qualità, un tuo talento che emerge, che ti fa sperimentare un certo benessere o per un progetto, ok? Tra l'altro numero 10, il 10 abbiamo la luna piena. C'è qualcosa che accadrà nella luna piena, può essere un'ispirazione, un mentore che ti dice qualcosa. Mi parla di questo. Mettiamocene un altro oracolo. Questi della magia di Eiwa di Avatar. Sfide e ostacoli, vedi questo cavaliere di spade qua. Quando la vita ti mette in ginocchio, tu non lamentarti, ma accoglila, quello che abbiamo detto adesso. Chiedi cosa puoi imparare, come può aiutarti a crescere e come diventare migliore. Qua c'è un cavaliere di spade in questa settimana, è la tua sfida, che blocca qualcosa che... La settimana si chiude con l'amore, quindi è un ostacolo che quando tu non reagisci a un'accusa, a un giudizio, a qualcosa, mi spiego, allora tu lo fai decadere, ti rapporti solo con l'emozione corrispondente a questa situazione. Ho fede in te, alla rabbia, la tensione, l'angoscia, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo, ho fede in te. E vedrai che si scioglie, ok? Bene, allora, qua ci hanno già annunciato sull'amore, adesso andiamo a fare sull'amore un approfondimento. Vi ricordo sempre, ragazzi e miei ragazzi, di guardare il vostro segno zodiacale per l'amore, anche l'ascendente o l'uno Venere per i più esperti, e poi abbiamo già pubblicato in settimana scorsa i segni sull'amore, ok? Comunque adesso continuiamo sull'amore. Vediamo energia dominante dell'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia ancora nessuno del tuo cuore, no? Se non c'è ancora nessuno, guarda il tuo cuore come uno spazio sacro che è pronto a ricevere amore. Tenendo fede sempre a quello che è uscito, andiamo a vedere. Energia dominante dell'amore in questa settimana per te. Energia dominante dell'amore. Desiderio profondo del tuo cuore. Cosa accade dall'altra parte, sia che tu abbia una persona sia che ancora non ci sia nessuno, qual è l'energia che viene incontro a te? Cosa aiuta? Cosa aiuta? E l'evoluzione entro la settimana. Allora, andiamo a vedere. L'energia dominante dell'amore qual è per te? Il paggio di coppe, qua c'è qualcuno, paggio di coppe, la voglia di mostrarsi anche nella propria vulnerabilità, nella propria... anche nella propria fragilità, c'è un messaggio tenero, c'è questo amore qui. Vediamo qual è il desiderio profondo del tuo cuore. Il 3 di bastoni è aprire nuovi orizzonti, guardare al futuro, aprire nuovi orizzonti, muovere dei passi verso il futuro con apertura, con entusiasmo. Questo è il desiderio del tuo cuore.
Vediamo cosa accade dall'altra parte, che energia c'è, se già una persona oppure se non c'è nessuno, che energia stai attirando. Qua c'è 10 denari, c'è una persona qua che vuole darti tutto. C'è un 10 denari, mi parla di affetto, famiglia, anche una persona concentrata sulla stabilità familiare. Una persona molto responsabile qua col 10 denari. Quindi se non c'è nessuno stai attirando a te questa energia di responsabilità. Una persona responsabile, familiare, sì, stai attirando questo. Vediamo cosa aiuta in questa settimana. Il 9 di coppe, cosa aiuta in questa settimana? Lo stare bene con te stesso o con te stesso, il bisogno di non avere bisogno emotivo dell'altro. Questo aiuta in questa settimana. Questo ti permetterà di realizzare un piccolo desiderio a livello amoroso in questa settimana, non avere bisogno o paura di non avere nessuno, di non stare con qualcuno, di non avere l'altra persona. È l'autosoddisfazione che determina la creazione dell'amore per te. Ok, vediamo qual è l'evoluzione entro la settimana, poi facciamo un sunto. L'evoluzione entro la settimana. Qua c'è un 4 di spade, me lo ribadiscono 4 di spade. Questa è la settimana in cui è necessaria pausa e ritiro sacro. Questo mi stanno dicendo. Il potenziale c'è per te, però è necessaria pausa e ritiro sacro. Ok, non a caso le carte precedenti mi parlavano di un'autoesplorazione, di un autoamore di sé. Qua io vedo amore, che ricevi amore, che dai amore. La settimana si conclude con l'amore, ma questo è uno spazio di sospensione sacra per te, in cui ritrovi amore nel tuo essere, nel tuo stare, nel tuo fermo, ok? Perché questa settimana l'amore danza su frequenze tenere, delicate, anche un po' infantili, direi, col paggio di coppe, cioè c'è bisogno di dire o ricevere un piccolo gesto di dolcezza, un messaggio semplice, un'emozione che nasce quasi timida. È come se il tuo cuore fosse un bocciolo pronto a schiudersi, ma con pudore, con quella eh, con pudore, con reverenza, mi spiego, questo risuona fortissimo con questo 9 di denari dalla stesa principale. Prima di tutto ricorda che sei già completa o completo, degno, preziosa. Questo ti permette di vivere l'amore non come bisogno che implora, ma come gioia che si offre. E qua nel cuore, nel profondo, il tuo cuore sogna questa espansione, come ti ho detto prima, no? Progettualità, futuro. Il tuo cuore qua vuole guardare all'orizzonte, anche mano nella mano con qualcuno, costruire un viaggio a due o prepararsi ad accoglierlo se sei sola, cioè non ti basta più una relazione piatta, ecco questo è, o occasionale, desideri un amore che apra dei mondi, che viaggi con te verso una nuova vita. E qui torna l'eremita, appunto, cioè prima di partire verso mari lontani assicurati di essere centrata o centrato, di sapere tu stessa dove vuoi andare, perché la vera espansione comincia dal tuo mondo interno, no? E cosa accade dall'altra parte col 10 di denari? Una carta meravigliosa, te l'ho detta prima, perché sia che ci sia già una persona, sia che questa energia stia arrivando da te, c'è un forte desiderio di stabilità, di radici, di continuità. Te l'ho detto prima, una carta di famiglia, casa, progetti, soldi, valori condivisi. Per esempio, se sei in coppia, aspettati discorsi più seri, oppure segnali che l'altro pensa a costruire. Se non c'è ancora nessuno, sappi che l'energia che si sta preparando non è di passaggio. La vita vuole portarti qualcosa o qualcuno che abbia fondamenta vere, d'accordo? Quindi questo dialoga molto con il Papa della stesa principale, che invita a fidarti di un disegno più grande, e con il 4 di spade, sia questo che questo finale, diciamo che questo prepara il terreno con calma prima di far germogliare i semi, mi spiego? Cosa facilita poi l'amore? Te l'ho detto prima, un'autosoddisfazione, cioè la tua stessa felicità personale, la tua capacità di goderti la vita a prescindere, di stare bene nel tuo corpo, nella tua casa, nei tuoi piccoli rituali di piacere. Il 9 di coppe è proprio un desiderio esaudito, ma anche è la gioia autosufficiente, no? E qui fa l'eco, ripeto, col 9 di denari iniziale: se tu sei felice con te stesso o con te stesso, attiri un amore che non viene a colmare i buchi, ma a trasbordare di bellezza insieme a te. Praticamente cura il tuo spazio, fai qualcosa che ti piace senza aspettare nessuno, dai al corpo piacere, buon cibo, odori belli, momenti dolci. E come finisce questa settimana a livello
relazionale, non con i fuochi d'artificio, ma con un riposo sacro. Il 4 di spade dice che qua potresti sentire il bisogno di fermarti, me lo ribadiscono, di lasciare sedimentare emozioni. Forse non ci saranno subito grandi dichiarazioni o cambiamenti esterni, ma dentro di te qualcosa sarà maturato profondamente. E qui risuona con l'eremita e quel 4 di spade che già avevamo visto nella stesa generale. Questa è una settimana di preparazione, di pulizia interiore, di guarigione sottile, che serve per accogliere meglio appunto ciò che verrà. Quindi in questa settimana praticamente che succede l'amore? Il tuo cuore si sveglia in punta di piedi, questo paggio di coppe. Sogni un amore grande che viaggi verso nuovi orizzonti. Dall'altra parte nel destino c'è voglia di stabilità vera. Il segreto dove sta? È la tua felicità indipendente. Questa settimana termina con un silenzio fertile, un riposo che prepara delle fioriture meravigliose. Ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei su questo 10 denari che mi indica l'altra parte, sia che è in arrivo sia che ancora non ci sia nessuno ed è nel destino. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice questo amore? Amore mio, ti ho cercata per vite intere, ci picchia, cioè, appunto. Beh, questo 10 denari mi fa pensare anche a una persona che già conoscevi in altre vite, perché il senso dell'eredità. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Bellissimo. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Questo è l'amore che viene da te, che è nella tua aura in questa settimana. Tu guardi le stelle, guarda la stella, tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Allora, non aver paura di sognare. Qua ci sono la stella nella sezione delle ombre. Non aver paura di sognare, sogna in grande, scrivi, non lo so, non lo so, scrivi un sogno pazzesco, che quasi la tua mente si vergogna a dirlo, ok? Poi brucialo alla luce della luna piena, attivi il potenziale e non aver paura di sognare, perché questa persona ti sta guardando dalle stelle, che tu ne sia consapevole o meno. Bellissimo, molto poetico, bellissimo e molto poetico. Ok, ragazze mie ragazzi, ti lancio un'ultima carta oracolare sulla stesa dell'amore per concludere. Potere superiore, vedi? Potere superiore, il vento cambia direzione. Eccolo qua. C'è una sorpresa per te. Per volere divino, il vento cambia direzione, per volere divino, verso una sorpresa che ricevi in amore. Scambiarsi doni, qualcosa che non ti aspetti. Qua esce una ballerina nella scatola con un gatto rosa, no? È qualcosa che ti stupisce. È qualcosa che ti stupisce, me lo conferma comunque il cavaliere di coppe anche qui. E ripeto, la settimana non finisce con i fuochi d'artificio, ma con qualcosa di più profondo e più appagante. Ok? Bene. Ragazzi miei ragazzi, detto questo, non aggiungo altro, mi auguro di averti supportato a livello pratico, pragmatico, sciamanico, poetico, tutte le sfaccettature possibili, sto cercando di incamerarle. Grazie dal profondo del cuore, grazie, ti auguro una settimana strepitosa, io passo all'altra variante se mi segui anche dall'altra parte, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante, andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 7 al 13 luglio. Allora, ci facciamo una stesa pratica, pragmatica e anche utilizzando le parole per servire il linguaggio dell'anima e attivare i poteri dell'anima consapevolmente. Allora,
Qual è l'energia dominante della settimana? Il grande tema, l'archetipo che si attiva. Dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Le azioni consigliate? Dove investire tempo e cuore? Cosa evitare o lasciare andare? Quale strada non percorrere? Quali zavorre lasciare? Un aiuto visibile, persone o situazioni. Che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile? L'aiuto invisibile, spirituale, interiore, la risorsa dell'anima oppure delle sincronicità che ti sostengono. Vediamo. Non si vede? Sì. Poi, quale ombra integrare, guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare? Il potenziale compimento, il risultato della settimana. Come si potrà chiudere la settimana? Che frutto maturerà? Allora. Bene. Facciamo come di consueto il nostro respiro sciamanico affinché possiamo sciamanizzare e realizzare una creazione alla tua altezza. Animica, pratica, vediamo. Allora, respiriamo. E partiamo. Cosa accade in questa settimana? Andiamo a vedere l'energia dominante. Energia dominante. Il Papa. Energia dominante mi parla di un'energia sacra, spirituale. Molta fede e insegnamenti che hanno aperto la fede per te. Allora, il Papa ti dice che il filo conduttore in questa settimana sarà cercare verità più alte, dei consigli o affidarti a un ordine superiore. Puoi incontrare delle figure autorevoli in questa settimana, che può essere un maestro, un genitore saggio, un terapeuta o un mentore. Oppure sentirti un forte richiamo alla tua stessa spiritualità e quindi voler meditare di più, praticare uno yoga sciamanico, fare dei mantra, studiare un po' di più, magari podcast, perché vedo un sentiero sacro e filosofico per te in questa settimana. Sì, e qua avviene un upgrade, qualcosa in più nella tua consapevolezza, ok? Ok, andiamo a vedere adesso dove mettere energia, cosa fare praticamente in questa settimana, quali sono le azioni consigliate, dove investire il tempo e il cuore. 3 di coppe, bellissimo. Allora, qua c'è un messaggio molto pratico, ti dice di nutrire le relazioni che ti fanno stare bene in questa settimana. Condividi per esempio momenti leggeri, festosi con le amiche, esci con le amiche, celebra la vita in piccole cose. Il 3 di coppe qua ti chiede di non chiuderti, ma di cercare la gioia attraverso il contatto umano. Può essere un aperitivo, una gita, una risata, piccoli riti di comunità che rinvigoriscono l'anima. E qua c'è la dicitura riuscita. Questo sia trattino uscita, no? Uscita di nuovo. Ma questo porta una grande riuscita per te, questo alleggerimento, dove mettere attenzione in questa settimana. Sì. Ok, vediamo adesso cosa evitare o lasciare andare. La strada da non percorrere. Vediamo. Qua c'è un re di coppe. Allora, il re di coppe in ombra può indicare un uomo oppure un'energia che trattiene le sue emozioni, che promette senza mostrare o che esercita un certo potere psicologico su di te. Allora ti dice questa energia: evita di aggrapparti a dinamiche emotive ambigue. Ok? Lascia andare la tendenza a voler gestire troppo i sentimenti o a farti gestire.
Quindi non gestire tu i sentimenti, né a farti gestire i sentimenti. Cioè mi dice qua cosa evitare, attento, attento a non restare intrappolata o intrappolato in emozioni troppo controllate o manipolative, o tue o di altre persone. Molto chiaro. Ma piuttosto qua dove mettere l'attenzione, alleggerisciti, stai con le persone che ti danno gioia, un aperitivo, celebra le cose piccole, ok? Non ti barcamenare in cose ambigue. Ok. Vediamo qual è l'aiuto visibile, persone oppure situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà per te in questa settimana. L'eremita. Ah, cosa è che mi dice che puoi incontrare una persona apparentemente solitaria in questa settimana, che però con la sua profondità ti darà una chiave di comprensione preziosa. Uomo o donna che sia, eh? A livello ancora più sottile, questa carta ti dice che l'aiuto in questa settimana arriverà attraverso un momento di ritiro o introspezione. Per alcuni di voi vi potreste sentire spinte o spinti a isolarvi un po', a spegnere i social, a fare una passeggiata sola o a meditare. Qua ti dicono di condividere, però l'aiuto invisibile è un'introspezione, è visibile, scusami, è un'introspezione o una persona, magari in questo gruppo di amici trovi una persona che non esce mai, oppure io sai, quando vado al bar da sola, eccetera, ci sono delle persone solitarie, a volte mi trovavo, soprattutto quando stavo in Australia, o anche quando abitavo a Roma per l'università, e magari c'era proprio quel passante, quello che stava seduto lì, solitario, che ti diceva anche solo una parola, e ti apriva una comprensione preziosa. Mi spiego? Sì. Vediamo qual è adesso l'aiuto invisibile che ti si propone in questa settimana. L'immaginazione. Immaginazione. Il 7 di coppe. L'aiuto invisibile è la ricchezza delle possibilità, i tanti sogni che si affacciano alla tua mente e alimentano la tua creatività. Allora, anche se il 7 di coppe sembra confusione, in realtà qui è un campo fertile, perché l'aiuto è invisibile. Quindi è un campo fertile che lo spirito ti sta mostrando per farti capire quanto è vasta la vita e quanti sentieri puoi scegliere. Sappi con questa carta qui che non devi decidere tutto subito, assolutamente no. È una carta fertile questa, no? È come se innaffi o fertilizzi il terreno. Quindi ti dice lascia che i sogni fluiscano e si chiariscano da soli. Ok? Bene. Vediamo adesso qual è l'ombra da integrare, guardare in faccia, quale paura, ferita o schema da superare ti si propone in questa settimana. La regina di coppe, la sensualità, c'è scritto qui. La tua ombra è legata in questa settimana al tema della sensualità, che tu sia uomo o donna non importa. Allora, alcuni di voi temono la loro carica erotica. Forse temi di desiderare troppo, di mostrare la tua dolcezza o la tua carica erotica, ripeto. Oppure hai paura di perderti nelle emozioni profonde. Ma questa è un'ombra dolcissima, bellissima. Guardala, accarezzala, non c'è niente di male nell'essere emotiva o emotivo, intenso, carnale. Il corpo è un tempio, la sensualità è un dono sacro. Ok? Il corpo è un tempio, sì, noi spesso vediamo il corpo, no? È sporco, eccetera, i condizionamenti che abbiamo, la sessualità la vediamo sporca, ma questi sono tutti i condizionamenti che abbiamo dentro, no? Faremo poi un video apposta, non so se vi ho mai parlato delle sacerdotesse del sesso nell'antichità, che oggi ricoprono dei ruoli che non lo diresti mai, possono essere prostitute, attrici porno. Sì, faremo un video bomba su questo, sì, è importante parlarne per scardinare ulteriori
ulteriori pregiudizi. Non tutti, ovviamente, cioè non è che tutti gli iniziati, le sacerdotesse del sesso sono attrici porno o prostitute. Ci sono degli iniziati potenti però in quella categoria lì. Vabbè, faremo un video apposta, dai. Allora, sì, andiamo a vedere adesso il potenziale compimento e il risultato della settimana, come si potrà chiudere la settimana, che frutto maturerà. E qua abbiamo due i denari con la dicitura perplessità. Mi dicono che la settimana si chiude in una danza di equilibrio con un po' di perplessità, cioè il due i denari qua dice che stai giostrando diverse priorità. Forse ancora sei incerta o incerto su una scelta o su come far convivere aspetti differenti della tua vita. Allora ti dice tutta la stessa anche non temere se non tutto si chiarisce subito. Perché? Perché il Papa e l'eremita qui ci insegnano che il tempo interiore non è quello dell'orologio, cioè il tempo della mente. Allora prendi questa oscillazione come parte del gioco in questa settimana, è una danza, è una danza. In questa settimana vedo delle figure importanti che puoi incontrare, ripeto, qua abbiamo visto il Papa che può essere un mentore, un uomo maturo, serio, spirituale, il Papa, e poi abbiamo anche il Re di Coppe che può mostrarti cosa vuoi o non vuoi davvero in un rapporto. E poi vedo con il Tre di Coppe c'è un amico o un'amica con cui ridere, alleggerirti. Poi questa figura è molto interessante dell'eremita, è una figura un po' schiva, ma saggia. Può essere forse un conoscente che ha una parola giusta al momento giusto, o lo incontri al bancone di un bar. E poi ci saranno delle persone o delle situazioni che ti faranno riflettere sulla tua sensualità e su come la esprimi. Regina di Coppe. Ok? Sì. Allora, abbiamo visto questa stesa nella pratica, no? Adesso cercherò di elaborare per te un riassunto sciamanico, poetico. Allora, vedo per te in questa settimana un sentiero come se fosse tra colonne di luce e filari di vite mature. In cima a questo sentiero c'è un vecchio saggio che ti attendeva, il Papa, che è come se ti prende la mano e ti dice non temere di cercare risposte più alte, non lasciare che la fretta del mondo ti rubi la profondità. Cosa fece poi questo saggio? Ti spinge verso una piazza dove le donne ballavano a piedi nudi, al ritmo dei tamburi. Ed è questo il Tre di Coppe. La vita ti chiama in questi giorni a ridere, a celebrare, a condividere. E lì, in mezzo a danze semplici e sorrisi sinceri, capisci che non tutto deve essere solitario e pensoso. Poi è come se dietro una colonna, che qui è il trono, compare questo Re di Coppe, con lo sguardo languido, la bocca chiusa, che ti offre delle emozioni trattenute, forse promesse non del tutto limpide. Allora cosa fai? Lo guarderai negli occhi e scegli di lasciare andare ciò che confonde il tuo cuore. L'aiuto vero arriva poco dopo, sotto forma di un personaggio, un eremita che cammina piano con un bastone e una lanterna. Non disse nulla, ma il suo silenzio ti illuminò dentro. E in questo silenzio ascoltasti il vento che ti disse: le risposte più vere emergono quando cammini in solitudine. E questa notte sognasti 7 coppe piene di visioni diverse, amori, viaggi, desideri, avventure,
Il 7 di coppe ti mostrò la bellezza di avere tante possibilità. Non serve scegliere subito, basta lasciare danzare davanti agli occhi come stelle queste possibilità. E cosa successe all'alba di quella notte? Incontrasti la tua ombra, la regina di coppe, vestita di veli leggeri, profumata di rosa e di ambra, che ti guardò con occhi profondi e ti disse: non temere la tua sensualità, non temere la tua dolcezza, perché sono la medicina che hai più potente. E alla fine della settimana sei lì, con questo 2 di denari, che fai giocoleria tra i mondi, un po' incerta, un po' perplessa o perplesso, ma vivo, viva davvero, e pronta a scoprire che l'arte della vita sta tutta nel mantenere il gioco di equilibrio, senza perdere la musica del cuore. Wow! Abbiamo anche accontentato l'anima con una lettura più profonda, più poetica. La conclusione pragmatica è: cosa ci dice a livello fattivo in questa settimana? Cosa fare? Cerca insegnamenti e confronti saggi. Riempi la settimana di piccole celebrazioni o incontri gioiosi. Lascia andare chi non sa esprimere davvero il cuore. Concediti momenti di silenzio e solitudine sacra. Non spaventarti delle tue 1000 visioni, il tempo le metterà in ordine. Accogli la tua sensualità come un dono, non come un pericolo. Danza con la tua perplessità, sapendo che anche questo è un passo del tuo sacro rito. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, ci mettiamo adesso un oracolo e poi andiamo ad approfondire l'amore. La resa, una carta bellissima, la resa, quando ti arrendi alla mente, no? Che vuole gestire, dominare. Metti via la spada, questo non è il momento della battaglia. Il tuo nemico non è chi pensi che sia. Non agire con rabbia, che danneggerebbe le tue relazioni e ferirebbe le persone a cui tieni. Trova la verità nascosta nel tuo cuore, guardate quante volte lo dico, che affermerà il tuo istinto per la pace piuttosto che per la guerra. Siccome qua vedo che avrai una spiccata voglia di apprendere, anche leggendo dei libri o con un mentore, allora ti consiglio in questa settimana il podcast Magia Pratica 13 sulla guerra. La guerra è sacra, va bene? Dove spiego dai Vangeli a Omero che cosa significa veramente. E poi con questa carta qui, Magia Pratica 12, il podcast sulla mente, la resa della mente, no? Lo trovate tutto sull'arte sciamanica, ok? Vediamo cos'altro con queste. Sesto senso, questa è la settimana dove ci sono grandi poteri psichici. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Il tuo intuito in questa settimana ti guiderà, sviluppando anche dei poteri psichici, visto che l'archetipo principale è il Papa, no? L'acquisizione spirituale. Ok, va bene, bellissima stesa. Adesso, ragazzi miei ragazzi, mettiamo un attimo le carte così. Ci mettiamo l'amore. Allora, forse se ne fai un po' così, Francesco. Facciamo così. Allora, si vede? Ok. Mettiamo da questa parte l'amore, adesso, e facciamo le 5 carte
l'energia dominante dell'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia ancora nessuno, perché andiamo a vedere l'energia che arriva verso di te, sia che esista già nel piano della realtà concreta oppure stia arrivando per destino. Allora, energia dominante dell'amore, desiderio profondo del tuo cuore, cosa accade dall'altra parte, il partner o il destino cosa ti manda, cosa aiuta e come evolve entro la settimana. Allora, e poi tenendo fede sempre a questo, poi le intrecciamo tutte. Quindi energia dominante dell'amore, desiderio profondo del cuore, cosa accadrà dall'altra parte, cosa aiuta, come evolvere entro la settimana. Come evolve entro la settimana. Allora, energia dominante dell'amore, desiderio profondo del cuore, cosa accade dall'altra parte, partner o destino, cosa aiuta come evolve entro la settimana. Ok, vediamo l'energia dominante nell'amore in questa settimana. Vediamo. Qua abbiamo un 6 di coppe che mi parla di un sapore antico e tenero. È un profumo di infanzia, no? Di ricordi felici. Può trattarsi per alcuni di voi di un ritorno di fiamma, oppure di messaggi o pensieri verso qualcuno del passato, oppure semplicemente è un bisogno tuo di amore innocente, puro, semplice. Alcuni di voi possono sognare un tempo in cui l'amore non era senza complicazioni, mi viene in mente anche questo, no? E questo si collega molto al Papa nella stesa principale che dice che tutto ciò che accade in questi giorni non è un caso, il passato anche a livello emotivo, al di là se torni una persona o meno, non torna per incatenarti, ma per pacificare. Quindi insegnarti una lezione sacra e pacificare le immagini perturbate del tuo passato, per mostrarti dove ancora il tuo cuore può sbocciare, mi spiego? Vediamo qual è il desiderio profondo del tuo cuore. Qua abbiamo un paggio di coppe, il tuo cuore desidera aprirsi di nuovo, con timidezza ma anche con poesia. Il tuo cuore cerca messaggi dolci, piccoli gesti, tenerezze, magari anche un nuovo flirt che ti faccia tornare quelle sorte, la farfalla nello stomaco, ok? Questo desiderio si lega molto a quella regina di coppe qui, che dice che il tuo cuore vuole nutrirsi di emozioni genuine, non di strategie e controlli. Sì. Vediamo dall'altra parte, che tu abbia una persona o meno, l'altra parte che sia la persona che hai nel cuore o l'energia amorosa che l'universo sta tessendo per te, vediamo qual è. Qua abbiamo la temperanza, c'è un paziente mescolarsi, lento e paziente mescolarsi dall'altra parte. La temperanza, come l'altra parte fuori da te, mi parla di tempi un po' dilatati, di equilibri che si stanno componendo con calma. Non è un fuoco che divampa subito, ma è un fluire armonico che chiede molta fiducia. Questo riflette anche questo 2 di denari, no? Con la tua perplessità della stessa generale, una sorta di work in progress, di cose che non sono ancora del tutto chiare. E queste 2 carte dialogano anche con l'eremita di prima che dice che tutto ha bisogno di maturare, di trovare la propria frequenza, ok? Sì. Vediamo adesso cosa può aiutare. Ah, il 10 di spade, strano ma potente. Ciò che aiuta in questa settimana è accettare la fine di un ciclo doloroso che hai avuto nella tua vita. Cioè, pacificare, ecco perché il 6 di coppe, no? Del passato, ricordi perturbati. Pacificare le immagini perturbate del tuo passato. Accettare, come per dire,
non mi piace la parola accettare perché ha in sé un po' l'archetipo della vittima, no? Vedere ciò che è accaduto come potenziante. Il 10 di spade ti dice che è ora di voltare pagina, di lasciare morire definitivamente ciò che ti ha ferita grazie alla pacificazione, che può essere una relazione passata o aspettative ormai logore, no? Perché solo se lasci andare il vecchio dolore puoi fare spazio per un amore nuovo o rinnovato. E questo si collega molto a questo re di coppe che avevamo prima, il re di coppe da evitare come energia, cioè smetti di trattenere emozioni. Se devi fluire, fluisci, se devi piangere, piangi, cioè se devi farla, io ti invito a fare in questa settimana la pacificazione delle immagini perturbate, magia pratica 11, la formula pentacolare, il pentacolo magico. E quindi smetti di trattenere emozioni, fluisci, oppure smetti di trattenere legami che non ti nutrono più. E il 7 di coppe nella stesa generale ti invita a non perderti nelle illusioni, ma guarda in faccia ciò che è davvero concluso. Questo mi dicono. Vediamo come evolve la settimana. Wow, asso di denari, meraviglioso, meraviglioso. Dopo questo, diciamo, lutto nel cuore, questa elaborazione, l'universo in questa settimana ti porge un nuovo seme, solido, un'opportunità concreta. L'asso di denari parla di un amore che può mettere radici vere o di un gesto tangibile che riaccende la fiducia. È un incontro reale, un messaggio molto serio, un progetto condiviso. Non più solo sogni, 7 di coppe, ma una moneta d'oro che puoi tenere in mano, una concretizzazione di un sogno se in queste coppe ci avevi messo anche l'amore. Questo compimento parla la stessa lingua del Papa, poi d'altronde, no? E del 3 di coppe. È un amore che non è solo passione, ma che è anche valore e costruzione, condivisione sincera. Quindi io ti vedo in questa settimana con quella bambina che vive in te o quel bambino che vive in te, che riporta alla luce la tua voglia di amare con leggerezza, come se nulla più potesse ferirti, no? Quando integri le emozioni come potenzianti. Dentro di te nasce un paggio di coppe, timido, sognante, che vuole scrivere una poesia magari, che ne so, inviare un messaggio tenero, sorridere senza troppe difese. Ma dall'altra parte c'è un angelo paziente, la temperanza, che miscela acque diverse, no? C'è una pazienza dall'altra parte. Allora l'amore, cosa ti dice questa stesa? L'amore vero si sta preparando piano piano con i suoi ritmi misteriosi. Non puoi accelerare ciò che deve armonizzarsi a fondo. Intanto che succede? Nella stanza del tuo cuore giace un vecchio dolore, trafitto come il 10 di spade. Questa settimana il rito più potente che puoi fare è riconoscere le immagini e pacificarle. Magia pratica 11, pentacolo magico. Lascia che si dissolva, ok? Benedici il passato, benedici lo spirito perturbato, e questo è il compito principale. Allora, in questa settimana, facendo questo, cosa succede? L'universo apre la sua mano per offrirti un asso di denari, un piccolo dono concreto, un inizio stabile con qualcuno, una prova che l'amore può diventare reale e fiorire di nuovo. E mentre tutto questo accade, il Papa qui ti osserva benevolo, il 3 di coppe ti invita a celebrare con chi ami davvero. Il re di coppe qui scompare nelle nebbie dei vecchi giochi di potere, l'eremita ti guida nelle pause di riflessione e il 7 di coppe continua a mostrarti i sogni, diciamo da setacciare. La regina di coppe ti insegna a danzare con la tua sensualità e il 2 di denari ti insegna a fare, come si può dire, piroette, di piroette tra i vari mondi, ok? Quindi a livello pratico, qui cosa ti dice la stesa sull'amore? Di lasciare entrare ricordi dolci, ma vivi il presente con un cuore nuovo. Fai un piccolo gesto d'amore o accoglilo se arriva. Accetta che le cose belle si costruiscono lentamente. Chiudi davvero con ciò che non serve più, accogli il dono tangibile che la vita ti porta,
fosse anche un segno piccolo ma solido, perché dall'altra parte qua c'è un amore, qualcosa che poi si costruisce lentamente, ok? Ed è bellissimo, bellissimo. Adesso, con i miei potenti oracoli lui lei, andiamo a vedere questa apertura meravigliosa di questo amore. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Su quella temperanza lì, che è l'altra parte, fuori di te, che ti ho detto, cioè come bastava mettere solo i miei oracoli. Tempo e pazienza. Ho chiesto sulla temperanza, è proprio la pazienza. Tempo e pazienza. Ok, cos'altro ci racconta questa splendida temperanza? Ti vedo ovunque. Questo amore ti vede ovunque, ti sta cercando. Un'altra. Sei bella da togliere il fiato. Toglierai il fiato a questa persona. Mettiamone una sull'asso di denari. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora, questo incontro arriva dopo una separazione dall'amore, può essere una persona che già conosci o una persona nuova. Questo incontro arriva dopo una separazione dall'amore condiviso e dà questa opportunità straordinaria. Ok, mettiamo adesso, per concludere, due oracoli sull'amore. Questa è la carta del femminile, la ricezione. Respira, guarda quante carte di un po' di temperanza che mi mettono, no? Guarda, guarda, la tua attesa sarà ripagata come un castello d'oro. La carta di co-creare è proprio la carta della costruzione, no? Ti dice attendi, respira, accogli il gesto d'amore che ti arriva, le cose grosse stanno arrivando. Co-creare, ma molti di voi vedete in questa settimana già questo, ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!